Senti il croccante del pane. Bocca da squalo. Buongiorno. Buongiorno. Cioè, la sera lasciare sempre in casino lasciare, eh? Siete resi conto? Sì. E che scusa, abbiamo uno chef in Ma casa? non è, c'è la pulizia a casa. Massimiliano, volevi raccontare qualcosa ai nostri followers? Come si pulisce piano cottura? Che moglie ha lasciato grasso? Aceto di vino bianco economico 0,90, 0,80, seconda offerta. Prezzo? Poi sì, poi strofino di pinto dove ci stanno anche un po' di... Ecco, ma quello che stanno via, perfetto. E senza usare detersivi, prodotti che inquinano, ma aceto. Vero Mario? Nonna Fiorella ci pulisce la cucina, ci pulisce tutto con l'aceto di vino bianco, eh. Addirittura gli ugelli del gas li metteva all'acqua e aceto. L'aceto fa un sacco di cose. Cosa cuciniamo oggi? È frittata di Ma broccoli. che frittate di broccoli, ragazzi, facciamo un broccolo romano toast. Dici, ma com'è? Invece dell'avocado, noi fanno una serie di tutti i toast fighi che si possono fare la mattina, con la fettina sottile di pane, perché la mattina un po' di pane lo devi mangiare, tante verdure e poi l'ovetto, la proteina, ci mettiamo. E ci mettiamo pure un po' di formaggio oggi. Allora mettiamo anche un po' di prosciutto. Bravo, bravo. Ma se mettiamo un po' di prosciutto, mettiamo due fettine di guanciale? Ma vedi? Ma per caso la ricetta è di questo libro, amore? No, non c'è su quel libro, però c'è tante ricette di broccoli su quel libro. Vai sulla B di broccolo, Questo broccolo. Oh, con i broccoli. Aspetta. cioè, quanti ce ne stanno? Mamma mia, 1, 2, 3, 4, 5, sei 6, ricette. 6. Non mi mancano le ricette di verdure per i libri miei. Che cosa serve a fare colazione? Gli attrezzature quali sono? Sicuramente non ce l'ho qua. Scusate che non ce l'ho qua, che fai? La lavastoviglie me l'ha lasciata e possiamo mai. Allora, sicuramente c'è una casseruola. Tostando il pane che facciamo i broccoli. Oh, la lavastoviglie per le macchiette bianche. L'ho detto, compra il sale, Hai Massimiliano. ragione, il colpo vero non ho preso il Non hai preso il sale per le lavastoviglie. Vabbè, ci immagino sempre. Ah, ma è colpa sempre tua, ma a casa vostra, vostre mogli, pure le vostre mogli sono così. Fatemelo sapere, facciamo un sondaggio. Se ci abbiamo sempre colpa dei maschietti. No, di più tappo di silicone, vai. No. Perché sprecare soldi per i coperchi? Mi servono questi cose, sono fantastici di silicone. E ho delle misure, anzi con la misura fai pure tutto, fai quello più piccolo e quello più grosso. Allora, broccolo, bravissimo romanesco, per questo qua. Al burro, lo sai tutto, burro chiarificato, broccolo, perfetto. Ma come fai a prendere uovo? Io lo faccio, pezzi di euro ci può fare, che scalova. Aiuto. E il pane, guarda, dentro il primo cassetto, no, non è il congelato. Perché che facciamo? Vi faccio vedere che facciamo. Allora, normalmente il pane che avanza, oddio mio, facciamo di tutto qua, scusateci, casa è così un po'. Il pane che avanza. Fammi vedere, fammi vedere, dimostra, fammi vedere. Una bustina del Nella genere. stessa bustina del fornaio, senza che sprechiamo altre buste, altra carta o altra plastica, mettiamo le fette di pane già tagliate. Così saranno più facili da decongelare, è vero Mario, la mattina? Vabbè, ma questo giocherei che ti va bene lì. Io la mia più pompavo. E poi abbiamo queste cose qua, queste sono fighissime. Sono i germogli di pisello. Mario, lo sai da dove esce l'uovo? Sì. E capita ogni tanto ci va attaccato qualcosa. Massimiliano, che schifo. Però è secco, non affa se quando conosci. Che schifo, smettete. Che coltello si usa per tagliare il pane? Il coltello a sega. Ma quello piccolo o quello grosso? Il pane è duro e noi gli diamo un'altra vita adesso, guardate. È durissimo. Perché amore, è pane raffermo, pane raffermo. È buonissimo così, il pane è buono lo facciamo al ristorante. Se no viene al ristorante me lo porto. Quando avanza lo portiamo qua. Olio, non burro, Mario, perché io lo so cosa hai fatto te, eh? E già gli diamo la tostata al pane. Però dobbiamo prendere quelli buoni, ci mettiamo. Dai, stacca, che te la lavata. Allora, prendi quelli, non ti preoccupate, l'importante è usare... Ah, scusa, ho cercato il piede. Il migliolo. Allora faccio così, la voglio a batti. Aia. Questo pane c'ha 4 giorni, appena uscito dal frigorifero come si è morbidito, bellissimo. Comprate il pane dal fornaio, non comprate quel pane che
cuociono dentro a quei posti dove è congelato, perché quello là dopo un giorno non è più buono. Cosa importante, Mario, fate poco, questo costa, bravo, è il nuovo olio di Giorgio Franci, il frantoio, quello uscito adesso quest'anno, che vedete, senti un po', Mario, basta, oh. Devi una bottiglia d'olio. Teniamo. Vuoi capire? Due pennoni, pomodori, Allora. per tutto quello. Ora ti spiego un po' che fa. Allora, vuoi papà, tagli il pomodoro, aspetta, mangia lo scrocco. C'è una fame questa, prima mattina. Ma pure io non ho più pazienza. Mamma mia che bello però Mario, mi hai fatto buonissimo, fa poi buono, vai. Vero? Mi gira, questo proprio pure spettacolare. Ah, che meraviglia! Per me questi sono buonissimi così. Pane vecchio. 4-5 giorni, guarda qua che vita gli stiamo a dare, o stiamo in uscita. Pane deve essere doratissimo fuori e dentro rimane un po' morbido, quindi quando te lo mordi godi 2 volte, vedo, prima e dopo. E voilà. Perfetto. A torre di pane. Senti che trombetta che ti fa assaggiare. Fai così. Così mamma me faceva a me. Pomodoro, nonna Fiorella, così. Pomodoro strofinato, guarda, così. Con un po' di sale. Mario, ma che è? Prima cosa importante è togliere il sotto del broccolo, quindi dove è attaccato il broccolo la pianta. Sfogliamo, vedete? Sfogliamo, bravissimo, ok? Questo è il broccolo romanesco. Quando è a punta, Mario, così, verde e a punta come questo è il broccolo romanesco. Ci sono anche dei broccoli verdi, ma sono tondi, fatti nella stessa maniera, però sono tondi, ma non sono broccoli romaneschi. Il broccolo romanesco è a piramide, vedi come è fatto, che bello che è. La parte verde si può mangiare, quindi la possiamo cucinare insieme al broccolo, ok? Ma lo è come un osso. E la costa, questa vedi che è troppo grande, non si può mangiare, quindi queste le buttiamo, ok? Ma allora questa carne, questo è l'osso. Bravo, l'osso dove cresce la carne. Butta le coste in quel secchiello, bravo, bravissimo, così, tagliamo, così, guarda che figo dentro, guarda che bene, sembra un albero, guardalo così, tagliamo così a metà e così, perfetto. Noi dobbiamo tagliarlo grossolano, questa pezzatura va benissimo, ok? Così non ti si spappola tutto dentro l'acqua. Sale grosso per l'acqua in ebollizione. Sale grosso per l'acqua in ebollizione. Vabbè, perfetto. Alziamo il bollore forte forte, guarda mamma, cosa fondamentale è mettere il sale quando quasi sta per bollire l'acqua, ok? Non prima. Sulle padelle soprattutto di acciaio, le macchie, su queste quantità non succede niente, però su quelle d'acciaio con le macchie tutte, quindi non rovinate le vostre pentole mettendo il sale prima dell'ebollizione. Vai, così non ti succede niente. Il problema è Allora, l'acqua calda la devi rispettare, ok? Perché è pericolosa, è giusto. Ecco qua. Senza mai coperchio, perché se metti il coperchio la verdura diventa nera, invece noi la vogliamo bello verde brillante. Mettiamo anche le foglioline. Questo ce lo deve sempre, un pezzo di guanciale, vedi? E se vede che da un po' non lo tagliamo, perché vedi la fetta com'è, è un po' così, proprio la fetta mo la tagliamo. Piano piano, in basso, bravissimo, ok, grazie. Tagliamo la cotenna. Guardate così, la leviamo così lavoriamo meglio, sottile, guarda dove vado, così non sprechiamo niente. Prima fetta la usiamo perché tanto la dobbiamo scaldare, quindi non ci interessa. Aspetta, la prima fetta, buono con queste mani. Quando proprio usa il coltello, se mette le mani, taglio sottile, guardate, buonissimo. Perché è bellissima questa fetta di guanciale? Perché fa vedere come è stagionato il guanciale. Questa qui è quella che sta più a contatto con l'aria, è quella più stagionata, che ha preso più sale, bravissima, guarda, la faccio vedere qua, così. Poi ci sono le parti più interne, eccola qui, questa fettina in mezzo, che sta lontano dal sale e dal pepe e dall'aria che la stagiona, e quella è un po' più rosa, bravissimo. Lo mettiamo sulla padella, accendiamo, lo facciamo leggermente croccante, taglio altre fette che saranno ancora più buone, ma come te mangi te? Il bacon sulle uova quando andiamo fuori all'estero, croccante, quindi potrebbe essere il guanciale croccante. Quando diventa di un altro colore quasi marroncino lo devi girare. Leviamo intanto il verde lo levo perché è troppo, se no mi si cuoce troppo, ok? La pinza si prende così,
prendi il bordino di quello che vuoi girare e lo giri, così, vai. Bravissimo, ce l'hai fatta. Facile, 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 vai. Tu, quando fai questo lavoro, devi amare quello che stai facendo, te lo immagini già che te lo vuoi mangiare. Quindi vedrai che ti riesce molto bene, non dire paura. Tranquillo, c'è le pinzette che stai lontano dal grasso e degli schizzi. Vediamo il guanciale. Bello, bellissimo, croccante come lo volevi te, come lo volevo io. Ma appena esci dal grasso diventa ancora più croccante, guarda qua che meraviglia. Ah no, adesso è troppo salato da assaggiare così. Nel contesto, col broccolo, con le uova diventerà buonissimo. Cottura dei broccoli, guardate, quando tirarli fuori. Io faccio in questa maniera con la pinzetta e si rompono, sono cotti. Certo, si fa appena lessi e ti mangi subito, come dice mia madre, è un'altra cosa. Quindi appena bolliti li puoi mangiare così e sono stupendi. Se casomai le cotti il giorno prima, perché c'avevi le verdurine, le cotti il giorno prima, dai una ripassata, non fa qua roba fredda, il broccolo freddo non si può mangiare, Il broccolo, sapete, fanno tanto bene, Mettiamo le uova. Questa è la parte più difficile. Mario, mi raccomando, non fa casino, Un altro pochetto. Bravo, oh, ti sei imparato, meno male. E vai, senza fare un casino. Siamo in 3 persone, vogliamo mettere almeno 6-9 uova a secondo che fame che ci avete. Perfetto, senti che rumore che ha fatto? La colazione è la cosa più importante che potete fare la mattina. La domenica o il sabato, come in questa occasione, dedicatevi alla colazione, che partite alla grande. Poi se prendete questa abitudine anche durante la settimana, come facciamo noi, certo, non è che lo metti a cuocere per tutto quanto, però fai qualcosa più intelligente, l'insalatina, 2 cosette, che anche 2 legumi ci puoi mettere vicino le uova, fai una colazione di paura, ti viene fame all'ora giusta, perché tante volte quando fai colazione con quel cornettaccio, tu dopo un'ora già c'hai fame, perché c'è il picco glicemico che tutto quanto è superante, ammazza che buono sto cornetto, poi dopo un'oretta ti mangeresti pure quando ti sta vicino. Il nostro segreto per fare le uova scramble, strapazzate, morbide. Ah, giusto la panna. Sei venuto del segreto, sei venuto. Questa qua può andare bene? Benissimo, guarda, con la fresca, vai. Prendi crocchetta, bravissimo, goccetta di panna, poca, Ma perfetto. cucina anche a me. È buono, dai, mescola bene, schiaccia i rossi, dai, così viene tutto quanto omogeneo, bravissimo. Non la voglio mescolatissima, almeno io, a me piace così, un po' striata, guarda, perché se la mescolo proprio come si fa l'omelette, non è più uno scramble, guarda, così mi piace. Paletta morbida, Mario, se no gli chiamo la padella, pure di legno va bene, dai, va bene, guarda. Sul fondo si mescola sempre, si gira sempre, dai, mi sta fa la frittata, oh, rompi, così, veloce. Vai, abbassa il fuoco, è troppo alto. Deve essere lo scramble, Mario, come ti piace lo scramble che è morbida, no? Bavosetta. Guardate, questo per me è uno scramble eggs, ok? Questo, ok. Guarda che bello, guarda. Pane. Pane. Broccolo, caldo, guarda che si fa. Lo schiaccio. Si schiaccia tutto, bello così. Schiaccia. Questo di chi sarà? Mio. Il tuo sarà, Mario. Tanta verdura, perché le verdure fanno bene. Ti sei dimenticato il pomodorino. Siamo serie. Fa niente, lo mettiamo la prossima volta. State zitto, Vabbè, questo sarà di mamma. Uova. Frittata. Non abbiamo messo sale, ci avete fatto caso? Oh. Nella frittata? Ok, mamma che bello. Poi il pecorino ci siamo dimenticati. Niente sale. Ma pensiamo adesso quello che sta succedendo qua. Che meraviglia. Pieno guanciale. Dai. Due Allora, fettine a testa. io farei così. Guarda che si sbriciola, guarda, così. Guarda che bello. Sbriciola un pochetto, guarda. Vedi, è talmente croccante. Questo, se ci piace, lo mettiamo al bistro del ristorante. Ok? Faremo queste colazioni che voi con coltello e forchetta tagliate, mangiate la fettina di pane sottile e poi guardate che meraviglia, Che ci beviamo su? Ma io mi ci vorrei bere un caffè bello lungo, mi piace il caffè bello lungo, un bel tè, anche un cocktail, se per esempio lo mangiate verso mezzogiorno, un piatto così, anche un bicchiere di vino ci sta benissimo, perché questo qua è da brunch proprio. Senti il croccante del pane, allora Mario,
una cosa fondamentale, devi mangiare tutto, cioè un pezzo di tutto, capito? Bocca da squalo, da anaconda, sei pronto? Avvicinati con il tuo mamma ci ammazza. Un po' mi vedi buono. Con uovo, un po' di broccolo, una fetta di pane vecchio di 5 giorni, potete fare una cosa pazzesca. Quindi io vi obbligo il sabato, a domenica, i giorni di festa, a divertirvi a fare le colazioni, che sono fondamentali. Prendete mano il sabato e domenica a fare le colazioni e mano a mano vi divertite anche durante la settimana, con colazioni un po' più semplici, normale. Però capite quanto è importante fare una colazione di questo genere. E se non vi va di cucinare, sapete dove venire. Al mio bistrò. Dal 15 gennaio siamo aperti, Milano, a Corso Garibaldi, e facciamo sta roba qua, pazzesca. Oh! Non ho finito tutto questo. Ma sei un farabutto, sei, bisogna farlo pure a mamma, eh? Adesso mi fai vedere come lo rifai te, lo impiatti te, ok? A mamma. Ragazzi, iscrivetevi se è piaciuta la ricetta e ve ne farò tante altre. Più siamo e più è meglio per noi, perché saremo 1 milione di persone che la pensano quasi allo stesso modo, con la stessa filosofia del cibo, di stare attenti, di mangiare le cose giuste, la qualità e non metterci troppi ingredienti, perché se voi mi seguite so benissimo che la pensate come a me, o no? Quindi che stai aspettando? Iscriviti, schiaccia quel pulsantino, quello là, col naso pure. Mannaggia che disastro che avevo lasciato. Mi sono pure dimenticato i piselli qua, porca miseria, il germoglio di pisello, l'ho bevuto come un'altra volta, guarda qua. È successo un terremoto, attila. Ehi, è bello cucinare per andare a giocare, eh? Chi mette a posto la cucina? Mettiti a posto. Comunque andavano tagliati e messi sopra al toast, niente di più. Si mangiava la prossima volta, si mettono in frigo, si conservano meglio.